baretto di un hotel praticamente 5 stelle di Garda, la Regina Adelaide, è pienissimo, pienissimo, a neanche le 8 della mattina, veramente pieno. Guardate qua come si vede la collina che arriva giusto dietro la chiesa, impressionante, eh? Questi sono i spettacoli del lago di Garda. Chiesa di Santo Stefano che volevo farvi vedere, eccola qua, adesso andiamo dentro a vederla. C'è tutto spento. È una piccola chiesetta rionale. Guardate il lago cosa ha portato fino su, guardate. Ah, c'è anche una scarpa, un pallone, fango dappertutto. Ha esondato il torrente, il torrente ha esondato, ha straripato e ha riempito di fango ovunque. Guardate, il lago invece che bello, che è come al solito placido, placido domingo. È diventato un acquitrino proprio, anche il parco ha esondato dappertutto. È bella, la dovete vedere, guardate l'esondazione, si è fatto un laghetto per le anatroccole, straordinaria sta cosa. Infatti hanno chiuso là perché tutto esondato. Allora, buongiorno a tutti, Shangri-La, Agartha, Eden, il Nirvana, sono tutti pseudonimi che ci raccontano come a secondo della nostra visione, della nostra cultura, parliamo, identifichiamo gli stessi luoghi, le stesse aspirazioni umane, solo che tendiamo a perderci in questi particolari. Francesco, come al solito, mi provoca, manda giustamente una provocazione e dice che nonostante la visione della Chiesa, c'è tutta questa discussione sulla Maddalena, sulla Maria Maddalena. Era una prostituta, era la fidanzata di Gesù, era la moglie di Gesù, era la sorella di Lazzaro più piccola dopo Marta. Chi era Maria Maddalena? Insomma, noi ci perdiamo, qua ovviamente ci sono i rumori, noi ci perdiamo sempre in questi dettagli, come quando si parla dei fratelli di Gesù, no? Che allora poi venivano identificati come i parenti, come i cugini, è un po' come quando nella lingua inglese si usa parents per definire i genitori, mentre da noi i parenti sono altri familiari che non sono i genitori. Ma in realtà cosa cambierebbe se la Madonna dopo Gesù avesse avuto degli altri figli in modo naturale? Cosa cambierebbe se la Maddalena fosse stata realmente la compagna di vita di Gesù? Ha il senso delle cose che poi sono successe e dell'eternità che ci è stata ridonata? Assolutamente nulla. Sono questi particolari su cui noi ci scontriamo, su cui noi ci facciamo le battaglie umane, no? E questo, un libro dice questo, un libro dice l'altro, perdendo di vista la luna, cioè continuiamo a guardare il dito
a massacrarci sul dito, come se questo avesse una valenza. Cosa cambia? Non cambierebbe niente, né nel caso della Madonna né nel caso della Maria Maddalena. Perché? Perché non cambierebbe niente? Cosa toglie o cosa aggiunge a quello che Gesù è stato e ha fatto per noi? Assolutamente niente, assolutamente niente. Cosa starebbe a dimostrare? Gesù è venuto sulla terra e si è fatto uomo proprio per essere un uomo. Quindi l'uomo cosa fa? La donna cosa fa? E ha fatto le stesse cose degli uomini e delle donne. Dov'è il problema? Dove sarebbe la differenza? Questo è il quid su cui noi spesso ci scontriamo, come ci scontriamo sui nomi, sul come chiamare quello che possiamo definire il paradiso, l'aldilà, il mondo oltre la vita. Cosa cambia? Veramente sono questioni di lana caprina, questioni proprio che non hanno nessun senso, almeno dal punto di vista del risultato finale. Poi per qualcuno possono avere qualche senso, o per denigrare o per tirare l'acqua alla propria teoria, al proprio mulino, come si può dire. Un po' come chi sostiene che in alcuni libri antichi, tra cui alcuni Vangeli apocrifi, ovviamente si definisce Barabba come Yoshua Barabba, quindi Gesù figlio del Padre, mentre Gesù è Gesù di Nazareth. E allora quale dei due Gesù è stato crocifisso? Cioè da lì nasce tutta una diatriba. Invece le cose sono abbastanza chiare. Il nome Gesù era un nome comune, come poteva essere in Italia fino agli anni '80, Matteo, Giovanni, Giuseppe, questi nomi, Marco, questi nomi più diffusi. E quindi dove sta il quid? Dove sta il problema? Niente, il problema sta che si cerca sempre quello che non si deve cercare, invece che cercare quello che effettivamente si deve cercare. Un gioco di parole. E con questo gioco di parole vi do un caro saluto per il pirata, che come al solito cerca di farvi fare una riflessione, una destrutturazione, in cercare di capire quali sono le cose che hanno un valore anche spirituale e quali sono le sciocchezze che hanno valore solo per gli esseri umani che cercano delle scuse per non vedere la realtà. Questo è il mio pensiero. Ciao a tutti dal pirata, un caro saluto, iscrivetevi al canale, passa la macchina ovviamente, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social. Un caro saluto da Ermanno.